Ciao a tutti e benvenuti! Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione nell'ecosistema di OpenAI, la nuovissima Responses API. Allora, diamo un'occhiata a cosa vedremo oggi. Partiremo dal passato per capire bene da dove veniamo, poi ci tufferemo nella nuova API, vedremo perché è così importante e ovviamente come fare il grande passo. Ok, prima di tuffarci nel futuro, facciamo un piccolo passo indietro. Per capire davvero la portata di questa novità, dobbiamo vedere com'era la situazione prima. Fino a poco fa, chi sviluppava con OpenAI si trovava davanti a un bivio. Da una parte c'era la Chat Completions API, super flessibile sì, ma senza memoria, stateless, che vuol dire che toccava a chi sviluppava gestire a mano tutta la conversazione. Un lavoraccio, diciamocelo. Dall'altra parte l'Assistance API, potente con la memoria già integrata, ma diciamolo un po' un carro armato, spesso troppo rigida, quasi un framework che ingabbiava, togliendo controllo. Ecco, tutto questo scenario sta per cambiare e cambia in modo radicale. Vediamo un po' come questa nuova Responses API si propone di risolvere questo dilemma una volta per tutte. Che cos'è quindi questa Responses API? Beh, in parole povere è il meglio dei due mondi. Immaginiamo di prendere la semplicità e l'agilità della Chat Completions e diffonderla con la potenza e la memoria dell'Assistance. Il risultato è proprio questo, un'unica API molto più intuitiva da usare, ma allo stesso tempo potentissima. E qui si vede il cuore del cambiamento. È un vero e proprio cambio di paradigma. Si passa dalla gestione dello stato manuale, tutta sul nostro computer, a una gestione automatica, persistente, sul server di OpenAI. E questo cosa significa in pratica? Significa che l'API si ricorda della conversazione al posto nostro. Non è solo una comodità, Questo semplifica il codice in modo pazzesco e apre le porte a performance e affidabilità che prima erano difficili da raggiungere. Quindi capiamoci bene, non è solo un cambio di nome, è un upgrade sotto tutti i punti di vista. Vediamo nel concreto perché vale davvero la pena di fare questo passaggio. Partiamo dai numeri, un 3%. Potrebbe sembrare una cifra piccola, no? Eppure, per chi lavora su task di programmazione complessi, un miglioramento del 3% su un benchmark tosto come SVE Bench è tantissimo. Vuol dire in sostanza che il modello diventa più bravo a ragionare e a risolvere problemi di codice in autonomia. Un piccolo numero che nasconde un grande passo avanti. E ora parliamo di un argomento che sta a cuore a tutti, i costi. Questo grafico è illuminante. Guardate qui. Una delle ragioni più forti per migrare è proprio questa, un utilizzo della cache incredibilmente migliore. Tradotto? Risparmi enormi. Si parla di un taglio che può andare dal 40 fino all'80%. È un fattore che può cambiare le sorti di un progetto, non c'è che dire. Ma non è solo una questione di costi e performance. L'API diventa agentica di default. Cosa vuol dire? Che non si limita più a chiacchierare. Ora può agire. Può cercare sul web, analizzare file, usare il code interpreter, generare immagini, tutto all'interno di una singola richiesta. Diventa un vero e proprio agente intelligente al nostro servizio. Ok, tutto bellissimo, suona fantastico, ma in pratica, quanto è difficile fare questa migrazione? Vediamo subito quali sono i passaggi da seguire. Allora, per chi arriva dalla Chat Completions, la buona notizia è che il percorso è abbastanza lineare. Certo, bisogna metterci mano, ma i passaggi sono chiari. Prima di tutto si cambia l'endpoint della chiamata, poi si adatta alla struttura di quello che mandiamo e riceviamo. E infine la parte più interessante, si possono buttare via le vecchie implementazioni custom degli strumenti e usare quelle nuove, native e integrate, molto più pulito. E non lo diciamo tanto per dire, questa è la testimonianza di una persona della community di sviluppatori. La transizione ha richiesto circa 2 ore di lavoro. Certo, la struttura è diversa, ma è semplice e diretta. Insomma, un paio d'ore per avere tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato. Non male, direi. Bene, adesso arriviamo alle questioni pratiche, i costi nel dettaglio e soprattutto cosa ha scoperto chi ha già iniziato a usare questa nuova API. Vediamo i feedback dal mondo reale. Come si vede, i prezzi sono strutturati per modello, ma la vera perla, il dettaglio da non sottovalutare è proprio lo sconto enorme per l'input che viene messo in cache. Sfruttare questa feature è la chiave per ottimizzare davvero i costi, riutilizzando le informazioni che il modello ha già visto. È una strategia fondamentale. Ovviamente, come per ogni nuova tecnologia che si rispetti, non è tutto rose e fiori da subito. I primi che la provano sono quelli che di solito trovano le piccole magagne. E quindi, cosa è emerso? C'è un bug noto ed è importante saperlo.
riguarda le chiamate agli strumenti. In pratica, se si definisce un solo strumento e si forza il suo utilizzo, a volte non parte. Strano, no? La community ha già trovato una soluzione temporanea, basta definire almeno 2 strumenti e il problema svanisce. Un piccolo accorgimento da tenere a mente per non avere sorprese. E un'ultima cosa, ma questa è davvero importante, quasi un avviso. Per chiunque stia ancora usando la vecchia Assistance API, c'è una data di scadenza. Come vedete, nell'agosto del 2026 verrà spenta. Quindi la migrazione non è più un'opzione, ma diventerà un obbligo. Quindi, per riassumere, la Responses API è chiaramente il futuro per chi sviluppa con OpenAI. È uno strumento unificato che promette migliori performance, costi più bassi e delle capacità agentiche potentissime e già integrate. Un passo avanti davvero enorme. Spero che questa analisi sia stata utile, grazie mille per aver seguito e alla prossima.